Quindi, che novità? Abbiamo fatto un'analisi sui corpi. 2 delle guardie morte durante lo scontro sono morte a causa del veleno per le ferite riportate. Una si è salvata, fortunatamente. Il dottor Aridolf è riuscito a somministrargli l'antidoto. Il dottor Aridolf è il nano? No, sì. È riuscito a somministrargli un antidoto per tempo. E in realtà sappiamo ben poco. Il dottor Kernel Tiridian si è occupato dell'analizzare i corpi e questo è quello che ci ha detto. Ci sono delle faccende strane. Abbiamo chiamato un geologo per capire bene cosa stia succedendo sotto la banca. Ci sono stati dei crolli strutturali che non tornano. Entro domani dovrebbe arrivare l'esperto e gli faremo fare un'analisi accurata sulla struttura. Trovato niente sopra gli elfi delle macerie? No, oggetti di scarto. Abbiamo una mezza idea su quale potrebbe essere la loro tana in base agli strumenti che avevano addosso, ma non abbiamo una prova certa. E al momento non abbiamo neanche abbastanza guardie all'attivo per poter fare un'incursione e sbarazzarci. Dobbiamo aspettare o la Vox Draconis o la chiesa del vicario che ci mandino dei rinforzi. Avete già fatto richiesta alla Vox? La Vox no. Il sindaco vuole temporeggiare perché vuole dimostrare di essere capace di risolvere queste situazioni senza bisogno dei piani alti politici. E cosa sarebbe la Vox Draconis? Stavo per chiedere. La Vox Draconis possiamo considerarla la polizia ufficiale della Velcor, che è l'organizzazione più ampia a livello organizzativo degli orchi. Diciamo che l'FBI è a conti fatti una compagnia mercenaria. Esatto, diciamo che praticamente teoricamente è una forza di polizia, praticamente sono dei mercenari. Diciamo che è meglio non averci a che fare. Sono delle persone piuttosto discutibili. Ho avuto a che fare con loro un tot di volte e non mi è piaciuto lavorare. D'altro canto, anche la Chiesa non è il massimo della vita. La Chiesa? Sì, ho sentito che anche padre Cagliano ha già inviato in verità una lettera, ma non so se era per richiedere aiuto attivo, tipo cavalieri o robe del genere, o se fosse soltanto per far sostituire uno dei suoi fratelli. Questo me l'ha detto tra l'altro il cappellano Ion, quello che sta non al tempio ma alla cappella nella piazza. Lo sceriffo invece? Lo sceriffo sta aspettando le direttive del sindaco, come al solito. Per quanto mi riguarda, io ho fatto in modo di ottimizzare lo sforzo della nostra guardia cittadina. Ci sarà una ronda costante per tutta la notte. Domani, ovviamente, i miei uomini dovranno riposare, quindi potrebbe esserci un minimo di stacco. Però il giorno mi preoccupa meno della notte. Di giorno la cittadinanza è attiva, sull'attenti e, come avete visto, la nostra cittadinanza sa difendersi da sola. Mi faccia sapere se per l'Adia manderà truppe del vicario. Staremo a vedere, secondo me non si sprecheranno a mandarci nessuno qui. Siamo ai margini della fossa delle fauci. Ormai questo posto, da quando è stata esaurito il materiale arcano, non gliene frega più niente a nessuno. Sono soltanto miniere vuote abbandonate. Però chi lo sa. Forse per proteggere la chiesa di Luxtos potrebbero inviare 1-2 teste al massimo. Potrebbero anche decidere solo di mandare un piccolo contingente per svuotare il tempio e poi levarsi. Io andrei a controllare che tutto è a posto lì sotto. Sì. E non vi faranno mai entrare. Ma nella partita precedente non si era detto che dopo la mezzanotte avremmo potuto aprire le teche? Attenzione, abbiamo detto dopo la mezzanotte noi possiamo aprire le teche, tirare fuori l'oggetto, richiudere la teca, portarvelo sopra. Ok. State andando, la città è deserta praticamente. Vedete le guardie che a gruppi di 3 stanno facendo la ronda, quello davanti torcia in mano e scudo nell'altra, le altre 2 lancia scudo. Luci sparse in case, robe del genere. Però edifici tipo l'ufficio dello sceriffo o la biblioteca eccetera sono totalmente spenti. Gli unici edifici, passando la piazza principale, che vedete accesi sono la cappella, la locanda e
la sede del giornale locale. Passate oltre, salite su per il crinale e arrivate davanti alla chiesa, dove ci sono le due guardie che avevate lasciato lì. Domanda, al momento nella posizione in cui mi trovo ora, se io facessi individuazione del magico, riuscirei a rendermi conto del perimetro della chiesa, se ha un incantesimo, un qualcosa? Ma vai? Lo faccio. Non riesci a percepire nulla di netto, però ti rendi conto che fuori c'è un'energia diversa da quella che c'era dentro, ampia. Non sai dire quanto, non sai dire se sia una cupola che va tutto intorno, se sia solo un perimetro per terra che si scava, che sia a posto, però sai che fuori c'è qualcosa che emana. Bene, direi di andare a trovare Padre Calliano e aspettiamo di fronte all'ingresso del mini museo finché non scocca l'ora X. Una delle due guardie bussa abbastanza pesantemente sul portone e pochi attimi dopo appare Asling che vi apre e vi fa segno di sedervi sulle panche in fondo. Buonasera, Asling. Buonasera a voi, signori. Se non è un problema, attenderemmo di fronte alle porte del museo, della cripta. No, purtroppo non possiamo farvi scendere nel piano di sotto, dovete aspettare per Come forza mai? qui. Regole di Padre Calliano. Purtroppo io non posso farci nulla. Padre Calliano... Possiamo parlare con lui? Sì, se volete posso andare a... Sì, chiamarlo. grazie. Grazie. Va, gira dove c'è la scala per scendere e notate che davanti, dove c'è il rialzo, dove c'è il pulpito e tutto, ci sono altre due guardie che stanno aspettando. Vado dal vice sceriffo e gli sussurro. Quelle lì sono le guardie che avrebbero dovuto sorvegliare l'ingresso. Probabilmente Padre Calliano li ha fatti salire. Mm. Purtroppo anche la legge ha dei limiti posti dalla religione che non possiamo oltrepassare se non tramite un mandato. Aspettiamo. Una decina di minuti... Se la prende comoda sto vecchio di merda. Arriva il bastone. Ecco. Padre Calliano, mi dispiace disturbarla, ma Buonasera. vorremmo salvaguardare l'ingresso della cripta finché non scocca l'ora X. Mi spiace, potete aspettare lì con le gentili guardie cittadine. Tanto l'entrata è solo quella, Qual è il problema, padre? che non potete vedere mentre apro le casse. Non ci interessa, vogliamo aspettare fuori dalla porta della cripta dove sono alloggiate. Vi ricordo che non c'era una porta, c'era solo Un arco. Mi spiace, figlioli, non posso veramente permettervelo. Le regole sono queste e senza di esse saremmo dei barbari. Faccio un tiro di diplomazia. Ci provare nemmeno. Se glielo sussurro, ci provare nemmeno. Faccio un tiro su diplomazia. Però Padre Calliano, ci sono stati degli attacchi oggi e abbiamo paura che ciò che gli elfi delle macerie stessero cercando si celi all'interno della vostra cripta. Vorremmo proteggerne l'ingresso, non solo perché quello è l'unico ingresso, ma perché gli elfi delle macerie sono capaci di teletrasportarsi. Quindi stare a questo piano e non direttamente di fronte alla porta non ci darebbe abbastanza tempo per accorgercene, raggiungerli e fermarli. Per questo voglio stare di fronte a quella porta. Poi noi ci volteremo, usciremo per permettervi di aprire, ma almeno per la prossima ora, finché lei non aprirà quella porta, vogliamo essere lì e salvaguardare i vostri tesori e la vostra vita. 2 più 8, 10. Padre Calliano ti guarda sorridente, fa: figliola, non preoccuparti. Per quanto l'età del sottoscritto possa non essere particolarmente rassicurante, me la so ancora cavare. E poi c'ho i miei fratelli a darmi assistenza. Ribadisco, purtroppo non posso farvi scendere, ma potete aspettare lì con le guardie. Tanto siete praticamente davanti alla scalinata. Se ci fosse bisogno del vostro aiuto, mi basterà un cenno e mi raggiungerete in pochi attimi. Padre, questa chiesa cade a pezzi. Tutto potete vedere, è vero o no? Mhm. Ci sono Distrutta, muri che- semidistrutta. Insomma, è qualcosa Ma cade a di... pezzi o no? è qualcosa che... No, No, voi mi dovete gay. seguire. Io guardo molto male. È qualcosa, insomma, un ambiente così sacro dovrebbe essere tenuto, insomma, in un certo modo. Ecco, io stavo pensando che magari noi potremmo dare una mano a riguardo, insomma, se lei magari potesse fare questa cosa per noi magari potremmo aiutarla a tenere questo ambiente così particolare. Io mi allontano. Promettevo su diplomazia o preferisci raggirare? Beh, era girare, sta abbastanza. È un po'... Mi dica lei, signor Master. Se le tue intenzioni sono sincere, se sinceramente vuoi aiutarli in cambio di questa cosa,
diplomazia. Guarda le Se stasse. invece ai lo piedi. stai dicendo per aria fritta, allora Mi sa che raggirare. Raggirare. Ok, perfetto. Porca puttana. 23. In totale? 23 totale. Ma ha fatto 20. Ha fatto 20. Percepire le intenzioni. Vai. Ci credo. Se mi riesci. Non ci credo nemmeno se lo vedo. Prego. No, dai, non è possibile. Quanto ha fatto? Ha fatto 20, raga. No, dai, ma non è possibile, dai. Padre Cagliano vedi che si tocca la mano e fa: guarda, sinceramente, grazie per avermi avvisato. Se ci sono delle crepe non le avevo notate, domani procederò a chiamare da Predadia qualcuno, un architetto, per farmi dare un suggerimento su come gestire meglio. Grazie, per carità. Non c'è bisogno di chiamare nessuno da Prelladia, guarda. No, ci mancherebbe altro, che se ci sono delle crepe, delle cose qui, vanno aggiustate. Anzi, per fortuna, giusto stamattina avevo mandato una lettera, ne manderò un'altra più... Ma non si preoccupi, è così tenuta bene la chiesa, davvero. Non faccia venire gente. Sono un figliolo, mi dice, con così tanto trasporto... Cretino! Vabbè, comunque non preoccupate. Fra un'oretta... Mi auguro che tutto vada per il meglio. Qualsiasi evenienza non ha che da chiedere. Un incantesimo livello 1. Matt, dopo questa cringiata io vado fuori con lui. Questo è chiaro? Ok? Oh no! Quindi voi siete usciti? Noi due sei siamo fuori. usciti. Cos'è che vuoi fare? Seminare pensieri, voglio che gli venga in mente che in realtà è un'idea sua, quella che noi potremo aiutarlo a proteggere quello che c'è all'interno della E cripta, perché andiamo. potrebbe essere che ci sia una reale minaccia. Più semplice possibile. Siamo fottuti. No, fai l'incantesimo. Padre Caldiano stava camminando per la navata centrale. A un certo punto vedi che si ferma, alza lo sguardo e inizia a pensare, Io comincio a poi crederci. scuote la testa e va avanti. Puoi descrivermi Padre Cagliano sia com'è fisicamente che com'è vestito? Avete visto tutti quanti Full Metal Alchemist? Mhm. Presente il generale, quello con gli occhiali e i baffi bianchi? Oh, Quello. Il vestito è una tunica nera con vari fregi, varie decorazioni sulle spalle che scendono più o meno fino al gomito, e gira con un bastone e ha un cappuccio tirato giù. Sopra vedete la tunica è molto lunga? arriva Nascondi una sotto. caviglie. Cioè riesce a vedere Cosa le gliela vuoi suole. pestare? No, vuole nascondersi sotto. Mi sposto dalla situazione dove stavo Ok? e parlo sottovoce alla mia scimmia. Amico mio, vieni qui. Devo chiederti un favore. Mhm. Devi cercare di essere il più chiaro possibile una volta tornato, perché devi nasconderti sotto la tunica del prete No. e scendere con lui e cercare di osservare tutta la situazione, come fa ad aprire le teche. Ho bisogno di saperlo. Devi essere il più chiaro possibile, però. Ok, fammi un addestrare animali. 16 più 9. Ok. Ok, scimmietta si stacca, fa... scende, inizia a serpeggiare in mezzo alle panche. Padre Cagliano non sta andando velocissimo, quindi a un certo punto riesce a raggiungerlo e si infila sotto la sua tunica. Padre Cagliano scende. Aspettate un'oretta, per meno di un'oretta. Vice sceriffo è lì che sta un po' dentro, sta un po' fuori. Va principalmente dai suoi uomini per assicurarsi che siano sul pezzo, ma tutti e quattro sono particolarmente tesi, e arriva a mezzanotte. Arriva a mezzanotte, a un certo punto sentite che c'è del casino dal piano di sotto. Arrivate tutti e sotto vedete Padre Cagliano che sta inseguendo col bastone la scimmia. Io quando vedo la scimmia mi giro verso Simo. Gliel'ho detto 1000 volte, non deve assolutamente, perché lui è fissato con le croci, con i simboli Percepire ecclesiastici. intenzione. Prima di questo vedete volare un coltello che blocca la scimmietta. La scimmietta stava correndo, rasenta il muro, a un certo punto
e la blocca. No, fermo, si fermi! Mi giro verso la direzione del coltello. Chi l'ha tirato? L'altro fratello che non si è presentato, non Asling, l'altro che non sapete chi. Comunque faccio un tiro di percepire intenzioni sulla puttanata di Simo. Ecco, io faccio un tiro su cavalcare invece. 13 più 5, 18. Fammi un tiro di raggirare contrapposto. Ha 18 di dato, quindi... Ma dipende quanto ha di... 22. Porca troia, Simo. Stimola così. No, per l'amor di Dio, fermo! Non ha fatto niente di male! Io mi butto sulla scimmietta il più possibile, cerco di Giustamente. proteggerla. Padre Cagliano interviene. Signori, scusate. Fratello Iaconos è qui, è stato mandato da Preladia e tutto di un'altra categoria. Cazzo. Io tipo in quel momento che sento Preladia, vabbè, per la che la brividisco, metto la mano sulla spada e lo guardo negli occhi per vedere se mi ha riconosciuto. Non ne hai la più pallida idea, è una maschera, però tu riconosci quello sguardo. Oh cazzo. Assassino. Ok. Sai che questa è Sì, gente sì, sono... che... Ok, sì. Che non scherza. Io tolgo la mano. E guardando lei, non so come, ma con lo sguardo ti dico di allontanarti. Cioè, Se vai tipo, fai così. Vai, fagli lo sguardo. Io aspetto di vedere che cosa fa il... Padre Cagliano gli mette subito una mano sul petto e notate che Stringe. e lui appena e il coltello sparisce, non si sa bene dove. Si allontana e si mette davanti all'arco che porta al coso con le braccia conserte e ben dritto. Notate che è di stazza non indifferente. mentre loro si allontanano mi avvicino a lui, a lei. E... In questo momento ci sono tutti quanti, guardie, vite, tutti abbastanza... Sull'attenti. Sì, Vorrei- la scimmia ti è zompata addosso. Sì, ma anch'io sono zoppato sulla scimmia, cioè la sto Con le proteggendo. braccia e Paoli trema. Mi avvicino a Padre Cagliano. Mi perdoni per queste incresciose situazioni. Inviterò il mio amico a mettere un guinzaglio alla sua scimmietta. Tranquilli figlioli, sono cose che capitano. Gli animali, anche loro sono creature degli dei. Lei, la scimmietta, era solo curiosa che io mi sono un attimo agitato e non ha nessun problema, non ha fatto nessun danno. Ci ha interrotto mentre stavamo per iniziare, motivo per cui il buon Iaconos si è agitato. Tutto a posto. Adesso vi prego, tornate pure su, qui è tutto in ordine. Assolutamente, ci scusi ancora. Salite tutti, le 4 guardie sono le prime e tornano subito ai loro posti. Porca troia, scappano subito. E il vice invece sale per ultimo, si trattiene un attimo, mentre salite sentite che dice due robe a padre Cagliano e poi sale. Potete tirare se volete sentire. Io. Ritira. 20. Sono 27. Voglio. Niente, sentite soltanto che Cagliano dice sceriffo, per cortesia è una cosa delicata, non voglio più nessuna interruzione. Se quei ragazzi non sanno stare al loro posto, vi invito a cacciarli fuori dalla chiesa. Non posso permettere che questi antichi manufatti vengano corrotti in nessun modo. Il vice, da canto suo, è molto conciliante, dice: guardi, chiedo perdono padre, non era assolutamente intenzione di nessuno disturbarvi in un momento così critico, adesso provvederò io stesso a tenervi sott'occhio. Mentre saliamo dico a lui quella cosa, non fare un cazzo con quel tipo. È un assassino di Preladia, quella gente che non scherza. Ne ho visti tanti all'opera e fidati sono tra i più temibili di tutto il regno. E gli faccio solo un cenno, dopodiché mi giro verso Simone appena siamo di nuovo nell'androne. Senti, tieni quella tua scimmietta al guinzaglio. Non ho un guinzaglio. Senti, fenomeno da baraccone, qui abbiamo veramente le nostre palle in gioco. Se tu vuoi fare altre cazzate o la tua scimmietta fa altre cazzate, ci rischiamo il collo tutti, è chiaro? Ma voleva soltanto aiutarci, probabilmente. Ora ci parlo e cercherò di capire che cosa è successo. L'ho persa di vista un attimo. Mio figlio poteva morire. Nel frattempo parlo sottovoce alla scimmia, tanto ce l'ho qua. Che cosa hai visto, scimmietta? Dimmi tutto. Non sta rispondendo. No, senti che proprio sta vibrando, cioè trema forte, molto spaventato. Ok. Allora niente, gli faccio un po' di coccole. Dopo un attimino si calma, ma
cioè percepisce offesa. Voi salite, dopo qualche attimo sale anche il vice, vi fa segno di seguirlo. Vi porta fuori e fa: ok, non voglio neanche sapere se è stato fatto apposta o meno, non mi interessa. Non succederà più. Io vorrei sapere se è stato fatto apposta. Ma Prima è stato convincente, quindi sì, ma farò in modo che non ci siano altri impedimenti. adesso sono un attimo tesi di sotto. Facciamo così, aspettate un attimo qua fuori, io sto dentro, voi due andate dagli altri, dice alle 2 guardie. Se succede qualcosa vi avvisiamo subito, se no vi farò chiamare appena la gemma è fuori. Secondo lei, Diakonos, che cosa combina, che cosa fa per la chiesa di questa città? Io fino a 10 minuti fa ero convinto fosse uno studioso come Azling, ma evidentemente non lo è, a giudicare da quei pugnali. Va bene, aspetteremo qui. Va bene. Grazie, scimmietta. Entra, dopo circa una 20-25 minuti esce fuori lo sceriffo e fa: prego, entrate. Entriamo. Sul pulpito c'è questa sorta di piccola teca di legno coperta con un velo bianco. Voi entrate, vi disponete più o meno a semicerchio davanti al pulpito e poi appena ci siete tutti, padre Italiano si sposta sul davanti, toglie via il velo e apre questa teca che si apre sul coperchio, poi sul davanti e sui due lati. E appunto una scatola imbottita. Mentre la apre, quello che notate è che ci sono vari sigilli su tutti quanti i lati. Tu ne riconosci alcuni, sono sigilli di protezione e di blocco per evitare che esca o entri roba. Anche te ne riconosci qualcuno che hai visto in passato, gli altri invece vi sembrano soltanto dei sigilli di cera fondamentalmente. Apre e c'è la fantomatica pietra dell'invidia. Posso avvicinarmi? Sì, prego. Mi avvicino, ci do uno sguardo, dopodiché mi giro verso Shiran. Mi avvicino e cerco... Posso toccarla? Sarebbe meglio di no, figliola, perché non sappiamo esattamente quali sono le sue proprietà. Solo avvicinarmi senza toccarla? Avvicinarti? Sì, certo. Guarda. Avvicino la mano, non la tocco. C'è il bracciale, immagino. Il bracciale ti dà una sensazione strana. Vibra leggermente e poi è una scarica di avversione. No, non avversione, cioè non come quella che provi verso un nemico, forse antipatia è il termine più giusto, è un po' di... Ok. Il bagliore della pietra ti sta infastidendo. A te. Guardo lei. Quindi? Non lo so. Mi dà fastidio. È molto forte quel bagliore, in effetti, sai? Il tuo... Mi sposto leggermente dal gruppo. Allora me ne accorgo. In questo momento sì, vedete che si sta toccando gli occhi. Tutto bene? Sì. Sicura? Padre Cagliano, quindi ha origini di questa pietra, da dove viene? Guarda, figliolo, purtroppo non so cosa dirti. È uno dei vari cimeli che venne recuperato eoni fa e qui da vari secoli ormai. Però alla pari dell'arazzo non sappiamo chi l'abbia recuperata o chi l'abbia creata o quale fosse il suo scopo originario. E sappiamo soltanto appunto che veniva chiamata pietra dell'invidia, ma ahimè nient'altro. Ho paura che possa essere quello che cercavano gli elfi delle macerie. Oh cielo. Gli elfi sono una razza decisamente antica. Forse hanno recuperato qualche tomo in cui c'erano raffigurazioni di questo oggetto, ma anche fosse, se lo recuperano, cosa
Lo scopo mi sfugge, ma di certo è probabile che l'attacco di oggi sia dovuto a questa pietra. Caspita. Voi siete sicuro che non è possibile entrarne in possesso finché è chiusa nella cripta? No. È difficile già entrare nella chiesa se non vogliamo che qualcuno entri. Mhm. Entrare nella cripta, distruggere le teche e tutto il resto. Ora, non voglio sembrare tracotante, figlioli. Reputo che un branco di elfi delle macerie non possa certo entrare qui e prendere quella pietra. Hai qualcosa sulla schiena? Non so, è una roba tipo come qualcosa che sta salendo, qualcosa che sta... Che cos'è? No, sembra... Hai una sensazione, come se qualcosa stesse strisciando sulla tua schiena. Comunque io guardo Padre Calliano e gli dico, beh, allora confido nella vostra sicurezza. Vabbè, allora mi distacco e guardo lei, più che altro che si dimena. Dalia? Sì? È quasi accecante adesso la luce, cioè fai difficoltà a tenere gli occhi aperti. Mi sposto molto dalla pietra. Sei sicura di stare bene? Perché... Cioè, Io ho una domanda. Sì? Jackie percepisce qualcosa? Dov'è Jack? Bella domanda. E adesso sulla tua schiena senti come se fossero 2 o 3 le cose che strisciano. Continuo a dimenarmi, cercando di capire che cosa ho sulla schiena e cercando Jackie con lo sguardo. A questo punto una delle cose da dietro, passa avanti e la senti che ti sta salendo qua, in mezzo. Ok. Mi apro. Wow! Vedo qualcosa. Abbiamo gli occhi sulla pietra. Sembra come una sorta di tentacolo che ti sta abbrancando. io sto guardando lei invece. Dietro adesso senti che tutti quei cosi che sentivi stanno prendendo una direzione, come se fosse una mano che all'improvviso inizia a stringerti. Inizio a dimenarmi ed esco dalla chiesa. Come esci, cadi nell'oceano. Ti senti sprofondare nelle profondità dell'acqua, intorno a te è totalmente buio. Ti senti proprio affondare La seguo. giù in profondità. Mi guardi intorno. Non riesci a respirare, stai annegando e intorno a te non c'è nulla, è l'abisso. Continuo a guardarmi intorno e a dimenarmi. Ad un certo punto, in lontananza, vedi una luce, Che cos'è? una piccola luce rossa. La seguo con lo sguardo. E lì, ferma. Percepisci che tu stai continuando ad andare in giù, ti senti la pressione dell'acqua che ti sta schiacciando piano piano, ma quella luce è ferma. Allungo la mano cercando di raggiungerla. Stai continuando a scendere, ancora e ancora. A questo punto abbandono la mano e non faccio più resistenza. A quel punto cadi giù su una sorta di pavimento di pietra solida. Posso muovermi? Sì, trasali perché riesci a respirare di nuovo. Mi guardi intorno. Cosa vedo? Nulla. È buio pesto, un buio viscerale. A un certo punto senti qualcosa che saltella nella tua direzione. Che cos'è? Ci metti qualche secondo, anzi ci metti più di qualche secondo prima di riuscire ad abituarti alla luce, poi vedi una silhouette, qualcosa di piccolo che zompetta verso di te. È Jackie. Sì.
allungo le mani verso di lui, le braccia verso di lui e... Jackie! Gli comunico con la voce dove sono. Lui Jackie! appena vede che ti stai allungando verso di lui si ferma. Apre un occhio, apre l'altro, terzo, un quarto, un quinto, finché 7 occhi non compaiono sparsi. Caccio un urlo e faccio un balzo all'indietro. E continuo a guardarlo terrorizzata. Jackie? Jackie, sei tu? Sono colui che l'hai portata. Rimango in silenzio e attendo ciò che ha da dirmi. Quella pietra con le mani sbagliate. Nelle mani sbagliate. È necessario che persone migliori la curino. Chi? Un mio servitore, ad esempio. E chi sarebbe? Improvvisamente senti pulsare la mano. Laddove c'era tutto il segno, adesso è diventato forte, come se te l'avessi appena fatto. Chi è il tuo servitore? Chiunque abbia stipulato un patto con me. Recupera la mia pietra e fa in modo che non cada nelle mani sbagliate. Ancora non so chi sei. Come faccio a sapere che non sei tu? La persona sbagliata. In modo molto semplice. Improvvisamente una fitta allo sterno ti fa cadere in ginocchio per il dolore. Devo solo prendere quella pietra. E proteggerla. Come faccio a prenderla? Non mi interessa. Non posso prenderla. È troppo custodita. Anche tornare dal mondo dei morti è molto difficile. Eppure. Rimango in silenzio e continuo a guardarlo pian piano, abbasso lo sguardo. Ok. Gli occhi di Jackie si chiudono, prende il volo verso di te e poi buio. Voi in tutto questo vedete la nostra piccola Dalia che improvvisamente si agita, si tocca, corre lungo tutta la navata centrale per arrivare alla porta d'entrata, la spalanca e poi cade giù come un sacco di patate. E corro dietro. Andiamo Io dietro. guardo padre Calliano. Chiudete questa pietra e mettetela al sicuro. Prendo la borraccia, è svenuta, Sì. presumibilmente. È venuta. Allora io dell'acqua nella borraccia, la butto in faccia per cercare di svegliarla e la scuoto anche un pochettino. Mi sveglio. Sì, ti gira la testa in bomba. Allora prendo un grande respiro. Mi guardo intorno come se fosse una novità il fatto che io abbia rivisto lui e il posto in cui sono. Continuo a guardarmi intorno. Per Frasma, che cosa è successo? Frasma è la dea del destino, della morte. Vabbè, scusate. Non lo considero. Per Frasma, cosa è successo? Frasma è la dea della morte del destino. Dalia, cosa è successo? Ci metto un attimo a riprendermi. La pietra. Dov'è la pietra? È al sicuro dentro, non ti preoccupare. No, non è al sicuro. Come no? Dobbiamo prendere quella pietra. Ma cosa vuol dire? Non è al sicuro. Dobbiamo prenderla. Possiamo prenderla, Dalia. Hai visto anche tu quanto è sorvegliata. Dobbiamo fare in modo di prenderla. Cosa è successo? Ma che cosa ti serve? Non lo so.
Io non ci sono, io sto ancora. Ho finito di parlare con padre Cagliano e poi volevo parlare col vice sceriffo e poi raggiungerli, quindi io non ci In sono. verità il vice sceriffo pure lui è... Ah, è corso? Allora ho corso anch'io. Ho visto lei sbroccare, ho detto, che cazzo. Credo sia ubriaca, ragazzi. Dobbiamo preparare quella pozione che ha creato Galgit prima. Senti, secondo me ti sei solo molto spaventata, non è che poi... Spaventata da cosa? Non so perché lo so, tu la ce lo devi dire voglia. tu. Cioè, sembri molto terrorizzata, quella è la cosa. Cioè. Non so perché tu la voglia, ma a me ha dato un'orribile sensazione quella cosa. Anche a me. Parlo in Halfling. Mhm. Che cosa è successo? Parla. Nessuno lo capisce. Devo prendere quella pietra. Che devi prendere quella pietra? Che cosa è successo? Mi è stato detto di prenderla. Ma chi te l'ha detto? Stavi svenuta. Mi è stato detto di prendere quella pietra. Chi te l'ha detto? Io guardo lei. Chi t'ha detto? Ti ho detto Sentite che non qui. lo so. Come non lo sai? Una figura, cioè, com'era fatto? Jackie si era trasformato in qualcosa e qualcosa mi ha detto di prendere quella pietra. Noi riusciamo a capire soltanto la parola Jackie? Jackie credo di sì. Sì, è il nome. Jackie? Cosa c'entra Jackie? Non c'è, non è qui. Dobbiamo prendere quella pietra, non è in mani sicure. Non possiamo farlo adesso, è troppo sorvegliata. Lo so. Ok, adesso calmati, andiamo in locanda e poi ne riparliamo. E parliamo anche con Jackie. Va bene. Quindi? Ann, che cazzo ha detto? Ok, ragazzi, tutto a posto, tranquilli. No, ma che cos'è che ha detto? Ah, non ti stai preoccupando, adesso ne No, no, io mi preoccupo. Ho capito, preoccupate dopo, adesso non è il momento, capisci? Ma a me... Portiamo lei in locanda, Io che sto mi lì. sembra non stia molto bene. Io sto bene. Sto con lui. No, tu non stai bene. E il nostro lavoro qui non è finito. Il nostro lavoro qui è finito. State discutendo in maniera abbastanza animata. A un certo punto vedete una scintillina azzurrina circa e cade piano piano. Dove va a finire? Fate conto che voi siete agiate, voi siete tipo qua c'è la chiesa. Tipo un fuoco d'artificio quando finisce, che lascia la codina. Da dove è partito? A me ricorda qualcosa. Per qua voi siete in quest'area e la lucina atterra più o meno da queste parti, a una trentina di metri da voi. Per Farma, ragazzi, l'avete visto? Plasma. Per Frasbar! Che cos'è quello? Questa scintillina cade a terra, improvvisamente vedete che si allarga e come se sbocciasse e improvvisamente dal buio, oltre questa luce, vedete emergere due dei cavalieri che tu avevi visto nella banca. Il cavaliere, quello più figo che parlava, che si mette qui, e dietro una decina di altri elfi delle macerie. Come li vedo, mi giro verso il vice sceriffo e Il dico: vice sceriffo ha già in mano... no, rientri subito e dica a padre Cagliano di chiudere assolutamente la cripta, all'istante. Ma subito dopo, ciò che più colpisce la vostra attenzione è un'ultima figura che si apre la strada davanti al gruppo. E un elfo delle macerie, direste, alto e macciato e tutto. Ha un bastone molto lungo, alla fine del quale ci sono vari cristalli dello stesso materiale delle escrescenze, quindi nero stile galassia. E ogni volta che un piede tocca terra, sotto gli si forma come una piccola pozzanghera, una cristallizzazione dello stesso materiale. Si ferma davanti alla sua piccola orda e sbatte il bastone a terra. Io, Sua Maestà Corianus, ultimo sovrano dell'impero degli Elfi, decreto con la presente che se entro 7 giorni non mi verrà consegnato il contenuto di questo tempio, procederò ad abbattere fino alle sue fondamenta questa città. Non transigerò oltre nessun tipo di affronto e nessun tipo di resistenza. Pretendo di avere fra le mie mani ogni manufatto che sia contenuto in questo luogo, senza opposizione alcuna. Faccio 2 passi avanti.
Questa cosa, ognuno di voi l'ha sentita nella sua testa, nella sua lingua natale. Faccio 2 passi avanti e parlo in elfico. Pensavate bene che per reclamare qualcosa che immagino riteniate vostro, attaccare la città fosse il modo migliore invece che cercare una strada diplomatica? Perché la volete così tanto? Corialus, o almeno colui che vi si proclama tale, non fa neanche un pissè. Da sotto il suo cappuccio non riuscite a vederlo in volto, anche perché la luce in verità è ben poca. Non sembra neanche aver sentito la tua frase. Dopodiché alza il bastone, lo sbatte ancora una volta a terra e fatemi tutti un tiro salvezza su volontà. Che fallirò prontamente. 24. 11. 16. 20. 9. 20 naturale. Tutti quanti sentite improvvisamente un fischio fortissimo nelle orecchie. 1, 2, 3, 4, riuscite a resistere. Vi è difficile muovervi, però almeno non svenite. Mentre voi due cadete a terra, la pressione è troppo forte, vi fanno male le orecchie. Le 2 guardie vanno giù a terra e Corialus riprende parola. Non ho intenzione di perdere tempo, spiegarvi ciò che voi non potete comprendere. Quegli oggetti servono all'interno degli elfi. E questo dovrebbe essere abbastanza. È abbastanza per dirti che resisteremo. Venite, cercate pure di abbattere questa città, ma io avrò la tua gola tagliata nel giro di 7 giorni. Se ne va, sentite per un'ultima volta 7 giorni, poi tutti quanti spariscono oltre la luce di quella piantina che pochi attimi dopo appassisce. Io mi giro, entro nella chiesa dove il vice sceriffo è già andato o... Il vice sceriffo è ancora in ginocchio, che si sta tenendo le tempie perché... Mi avvicino al vice sceriffo, lo afferro per un lato dell'armatura o della giacca o quello che è. Sì. Lo tiro in piedi, forza in piedi, Cioè, ed entro nella chiesa e a cercare Calliano e il Ninja Boy. scendete di sotto e li trovate entrambi allarmati, il ninja già con le armi ben sfoderate, Calliano invece sta camminando senza bisogno del bastone, sta facendo avanti e indietro per la cripta. Potrebbe esserci un problema. Lo definirei più che un problema. Bisogna organizzarsi e bisogna fare qualcosa. Le uniche soluzioni sono 3. La prima è gli diamo quello che chiede. La seconda è evacuare la città e lasciare e portare gli oggetti lontano. La terza è armarci e resistere. Non vedo alternative. Le alternative non si escludono l'una con l'altra. La cittadinanza può essere evacuata ed è quello che suggerirò al nostro baldo vice sceriffo di fare. Ma per quanto riguarda noi e la nostra chiesa, abbiamo intenzione di rimanere. Quello che volete fare voi, scusatemi il francesismo, figlioli, ma non mi interessa. Ora, se permettete, vi invito a lasciare questo luogo. Ho parecchie questioni da preparare. Che la fortuna vi assista. Che tutti e 20 ci assistano.